saluto da Heavy Metal Eleven. Oggi analizziamo un trio brasiliano che al debutto prende l'industrial metal primigenio e lo porta verso lidi estremi, nichilisti e allucinati. Se si parla di industrial metal, il primo nome citato è inevitabilmente quello dei Rammstein, la band che ha raccolto più successo, almeno nel genere puro. In effetti, a oggi, buona parte della scena del genere segue le orme tamarre ed eccessive, ma mai inaccessibili, dei tedeschi, magari aggiungendo ancora più elettronica. Sono in pochi invece a ricordarsi che all'inizio il genere era qualcosa di diverso, spariglio, alienante e freddo. Qualcuno però c'è ancora, come i Necrotech. Trio di musicisti già attivi nella scena estrema di San Paolo del Brasile si sono uniti nel 2022 per arrivare al debutto quest'anno. Risale al 17 gennaio l'EP d'esordio Necrotechnology, uscito grazie a Sense and Ruins Laboratories. È un'etichetta di musica estrema per un gruppo che in effetti lo è in pieno. Il loro suono guarda, come detto, al passato dell'industrial metal, a gruppi come Body Flash e primi pitch shifter, da cui riprendono dissonanze, ritmi e sonorità da fabbrica. Tuttavia i brasiliani ne portano la lezione all'estremo, assumendo anche influssi tratti death, black oppure sludge metal, mentre le venature più elettroniche sono minime e comunque cibernetiche, fredde, mai melodiche. Ne risulta uno stile allucinato e nichilista, aiutato anche da particolari di contorno adatti alla situazione. In primis c'è la voce di Diego, spesso un growl molto aggressivo che si sposa bene con la musica sottostante. Aiuta anche la registrazione molto grezza, chissà se in maniera voluta o meno. Qualsiasi sia la risposta rende Necrotechnology ancora più alienante e caotico. Insomma, i Necrotech suonano musica personale e intrigante, ma anche a livello di idee ci mettono del loro. L'ispirazione media è buona, anche a dispetto del fatto di un po' di immaturità e di alcune sbavature. Si sente che il gruppo è alla prima uscita e deve ancora affinare la propria musica. Ciò non toglie però che già ora i brasiliani riescono a farla funzionare a dovere. Ne sono una bella prova canzoni come Utopia. Si rivela ossessiva e dissonante, con ritmo battente imposta da HAL 666, non una drum machine, nonostante il nome, e Diego che urla di no a tutto, in linea con le liriche anticapitaliste e distruttive tipiche di Necrotechnology. Degna di nota anche Reality Existence, traccia espansa con più elettronica, urla laceranti, suoni stridenti ed elementi noise, drone e black metal che la rendono un incubo in musica. Tuttavia il meglio della scaletta è la conclusiva Hateful Spectacle of Intolerance. Lunga 8 minuti, alterna momenti puramente industrial, espansi, ma già molto cupi, e altri invece circolari davvero minacciosi. Il tutto con un ritmo lento che la rende ancora più allucinante. Insomma, pur essendo tutt'altro che perfetto, Necrotechnology non è solo un EP d'esordio valido, ma anche un ottimo biglietto da visita per il trio. Nonostante la loro lieve natura acerba, alcuni dettagli da sistemare e il lavoro che servirà per far rendere al meglio il proprio talento, i Necrotech si dimostrano già una buona band, con prospettive future persino migliori. Come sempre in questi casi, solo il tempo saprà darci più indicazioni su queste prospettive. Noi però speriamo di poterli risentire in futuro con lo stesso nichilismo perfezionato e reso più incisivo. Voto di Metal Eleven 71 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi abbiamo finito. Se hai apprezzato la recensione puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti nemmeno uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine ci trovi anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Come sempre, i link per unirsi a noi sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!